Ciao! Benvenuto su InfoSalute, in questo video affrontiamo la sindrome post-finasteride, PFS. Tutto quello che devi sapere. La sindrome post-finasteride, PFS, è una condizione controversa e poco compresa che colpisce alcuni uomini dopo l'uso di finasteride, un farmaco comunemente prescritto per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, IPB, e dell'alopecia androgenetica, calvizie maschili. Si tratta di una sindrome caratterizzata da un insieme di sintomi persistenti che continuano anche dopo la sospensione del farmaco. Questi sintomi possono riguardare la sfera sessuale, neurologica e psicologica, oltre a coinvolgere altre funzioni corporee. 1. Cos'è la finasteride e come funziona? La finasteride è un inibitore della 5-A-reduttasi, un enzima responsabile della conversione del testosterone in dihidrotestosterone, DHT. Il DHT è un ormone androgeno che svolge un ruolo chiave nella crescita della prostata e nella caduta dei capelli negli uomini predisposti geneticamente. Effetti della finasteride. Riduzione dei livelli di DHT fino al 70% nel sangue e nel cuoio capelluto. Blocco della miniaturizzazione dei follicoli piliferi, trattamento dell'alopecia androgenetica. Riduzione del volume prostatico, migliorando i sintomi urinari nell'IPB. Tuttavia, il calore dei livelli di DHT può causare effetti collaterali, alcuni dei quali possono persistere anche dopo la sospensione del farmaco, dando origine alla sindrome post-finasteride. 2. Sintomi della sindrome post-finasteride, PFS. I sintomi possono variare da persona a persona, ma in genere coinvolgono tre principali aree: sessuale, neurologica e psicologica. A. Sintomi sessuali. Disfunzione erettile persistente. Riduzione della libido o completa perdita dell'interesse sessuale. Eiaculazione ritardata o assente. Sensazione di pene insensibile o flaccido. Dolore ai genitali o alterata sensibilità, parestesie. Riduzione del volume dell'eiaculato. Atrofia testicolare. Ginecomastia, crescita del tessuto mammario negli uomini. B. Sintomi neurologici e psicologici. Depressione grave e ansia, alcuni pazienti sviluppano pensieri suicidari, nebbia mentale. Difficoltà di concentrazione e problemi di memoria. Affaticamento cronico e mancanza di energia. Disturbi del sonno, insonnia grave o sonno non ristoratore, alterazioni dell'umore, apatia o anedonia, incapacità di provare piacere, attacchi di panico o ipersensibilità allo stress. C. Sintomi fisici e ormonali. Perdita di massa muscolare e riduzione della forza fisica, accumulo di grasso corporeo, specialmente a livello addominale e toracico. Dolori articolari e muscolari. Secchezza della pelle e diradamento dei capelli. Paradossalmente, il contrario dell'effetto desiderato, problemi affettivi, palpitazioni, aritmie. Diminuzione dei livelli di testosterone o alterazioni dell'asse ormonale. 3. Qual è la causa della sindrome post-finasteride? La causa esatta della PFS non è ancora chiara, ma ci sono diverse ipotesi. Alterazione persistente dell'enzima 5-A-reduttasi. Il blocco prolungato della produzione di DHT potrebbe causare cambiamenti epigenetici, alterando il funzionamento del sistema ormonale anche dopo la sospensione del farmaco. Riduzione del testosterone biodisponibile e alterazioni dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, HPG. Alcuni studi mostrano che gli uomini con PFS possono avere livelli anormali di testosterone, LH, FSH, DHT e altri ormoni. Deregolazione del sistema nervoso centrale. La finasteride potrebbe influenzare il sistema nervoso centrale, alterando i neurosteroidi, come l'allopregnolone, fondamentali per il benessere mentale. Danno ai recettori degli androgeni. Alcuni ricercatori ipotizzano che il farmaco possa portare ad una desensibilizzazione o sovraregolazione dei recettori androgeni, rendendoli meno responsivi agli ormoni maschili. 4. Diagnosi della sindrome post-finasteride. Non esiste un test diagnostico specifico, quindi la diagnosi si basa su anamnesi del paziente, uso pregresso di finasteride e persistenza dei sintomi dopo la sospensione. Esami ormonali, testosterone, DHT, prolattina, estradiolo, LH, FSH, SHBG. Valutazione psicologica e neurologica per identificare ansia, depressione o problemi cognitivi. 5. Esiste una cura per la sindrome post-finasteride? Al momento non esiste una cura definitiva per la PFS, ma ci sono trattamenti sperimentali e strategie di gestione dei sintomi. Approcci possibili. Terapia ormonale sostitutiva, TRT. Alcuni pazienti candidati bene alla terapia sostitutiva con testosterone, ma altri vedono peggiorare i sintomi. Terapia con inibitori dell'aromatasi, AI.
Se il problema è un eccesso di estrogeni, i farmaci come anastrozolo possono essere utili. Terapie neurologiche. Alcuni sperimentano benefici con farmaci che modulano i neurosteroidi, ad esempio pregnenolone, allopregnolone. Dieta e integrazione. Alcuni pazienti migliorano con zinco, vitamina D, omega 3, tribulus terrestris e altri integratori naturali. Terapie fisiche e cambiamenti nello stile di vita. Esercizio fisico intenso, esposizione al sole e una dieta equilibrata possono migliorare alcuni sintomi. Terapia cognitivo-comportamentale, CBT, e supporto psicologico. Essenziale per chi soffre di depressione e ansia legata alla PFS. 6. Controversie sulla sindrome post-finasteride. La comunità scientifica è divisa. Alcuni medici non riconoscono la PFS come una condizione reale, attribuendo i sintomi a fattori psicologici o ansie da farmaco. Tuttavia, ci sono numerosi studi e testimonianze di pazienti che supportano l'esistenza della sindrome. Nel 2012, la FDA, Food and Drug Administration, ha aggiornato l'etichetta della finasteride per avvisare sui rischi di effetti collaterali sessuali persistenti, mentre la Post-Finasteride Syndrome Foundation è impegnata nella ricerca di una soluzione. 7. Conclusioni. La sindrome post-finasteride è una condizione reale per molti uomini, con sintomi che possono essere debilitanti e di lunga durata. Sebbene non ci sia ancora una cura, diversi approcci terapeutici possono aiutare a gestire i sintomi. Se stai valutando la finasteride, è essenziale informarti bene sui potenziali rischi e discutere con un medico esperto. Grazie per avermi seguito fino a qui, ci vediamo al prossimo argomento esaminato.